Questa foto l'abbiamo fatta in Belgio e abbiamo visto questa distesa di questa erba lilla e abbiamo detto ma non possiamo non fare una foto così. E questo invece, questa è una foto che mi piace tantissimo perché il prodotto c'è ma non si vede, è il contrario di quello che bisognerebbe fare in una foto commerciale. Questa, la foglia e il tappeto. Ecco, questa è la foto di mio nonno. Mostruose queste sedie. Questo è bello, questo è il futuro. C'è il teatro, c'è il cinema, c'è questa foto bellissima della Masina. Gio Ponti, Gheri, possiamo solo imparare. Oggi, riaprendo questo libro e riguardando questa sequenza di immagini, di pensieri, di testi, di colori che abbiamo pensato ormai 7 anni fa, ecco che ho ritrovato l'oggi, anzi l'ho visto visionario, l'ho visto quasi come se fosse già una proiezione di quello che noi avremmo immaginato dopo. E quindi mi sono emozionata. La sequenza delle immagini è scandita da delle parole, che sono le parole che effettivamente hanno un po' costruito la nostra storia. Il colore forse è quella primaria. Io ogni tanto paragono i colori alle note e penso a come i musicisti possano immaginare delle armonie musicali. E trovo dei paralleli, le armonie tra i colori secondo me nascono da dentro e io dico che ho un dono. A me piace molto la parola semplicità, semplicità che non vuol dire essere semplici o tirar via, o fare le cose velocemente, ma semplicità vuol dire arrivare al cuore delle cose. Così come l'armonia, che è una parola altrettanto importante secondo me, perché per me armonia significa equilibrio e l'equilibrio non essere mai sopra, non essere mai sotto, ma essere giusta, essere sobria. Sin dall'inizio noi abbiamo cercato di non inquinare, di non esagerare, di non mai sovradimensionare le cose per consumare meno, eccetera. Ma oggi più che mai io penso che sia una cosa importante. Quindi questa bellezza deve essere coniugata alla natura, all'ambiente che ci ospita. Deve essere bello, ma deve essere anche etico. Una cosa che noi abbiamo sempre cercato di perseguire è di disegnare dei prodotti che fossero senza tempo. Difatti noi abbiamo in collezione degli oggetti, dei divani che sono in collezione da quando noi abbiamo iniziato. In realtà quando io ho iniziato a lavorare da sola è stato molto difficile perché ero come Don Chisciotte, cioè dicevo e facevo delle cose che il più delle volte non venivano capite. All'inizio non è stato un gioco, però quando mi sono riappropriata un pochino anche della mia certezza, che è stato anche sicuramente in combinazione del fatto che mia sorella ha deciso di far parte dell'azienda e quindi di condividere con me questa avventura, allora io mi sono sentita più tranquilla, più sicura perché tutte le parti che io non sapevo fare se le prese lei, che sono le parti difficili. Quindi mia sorella mi ha dato una grande libertà e io di questo devo essere riconoscente tutta la vita. Quindi in quel momento ho ricominciato a pensare al gioco e ho potuto anche forse trascinarmi dietro le persone raccontando il mio punto di vista, la mia visione del lavoro e di tutta la produzione che noi abbiamo fatto e che continueremo a fare. Quindi mi sento più giocosa adesso di quando ero giovane. In fondo l'abbiamo fatto per noi questo libro, o quantomeno l'abbiamo fatto per condividere con le altre persone
quello che abbiamo dentro. Felice chi può guardare ogni cosa con mente tranquilla.